Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche sorpresive per il prossimo trimestre. Vediamo che sorpresa entra nei prossimi 3 mesi. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dello Scorpione. Credo che qui si tratti di vedere le cose da un'altra prospettiva. Può essere anche un trimestre con una certa energia lenta, considerata la carta, ma normalmente quando ci sono questi rallentamenti, appunto, ci si può guardare intorno e correggere un pochettino il tiro, diciamo così. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una lettura personalizzata e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, ci sono le playlist. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere l'energia. Partiamo con un re di spade, ragazzi. Cavaliere di bastoni. Tre di denari, 6 di denari, 10 di coppe, fante di coppe, poi abbiamo la temperanza e un asso di bastoni. Ok, energie interessanti, amici dello Scorpione. Partiamo con questo re di spade. Qui potreste essere voi, potrebbe essere la situazione, una persona intorno a voi. 9 di coppe e 4 di pentacoli. Direi che mi parla di una situazione piuttosto regolare, normale, stabile, regolarizzata, mi viene da dire, quadrata anche un po'. L'energia del re di spade è un'energia molto mentale, organizzata, programmata. C'è anche un 4 di pentacoli, mi parla di stabilità, un 9 di coppe che mi parla di appagamento. È come se fosse un momento un po' fermo, mi verrebbe da dire, vedendo anche qua l'appeso. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Re di coppe, 6 di spade e 4 di spade. Devo dire che questo cavaliere, spiegato da questo re, potrebbe rappresentare effettivamente un personaggio, ragazzi. C'è un 6 di spade. 6 di spade è una carta che parla normalmente di credenze limitanti. Qui abbiamo anche un 4 di spade, qui la temperanza, come se ci fosse qualcosa da guarire, da sanare, una sorta di recupero psico-emotivo, secondo me da dover sistemare, mettiamola così. Allora, qui la vedo o come se ad un certo punto decideste di, mi viene da dire, occuparvi di voi, guarire quella parte di voi che ne ha bisogno,
che è sia la parte mentale che la parte emotiva, ragazzi qua. Beh, col 4 di spade potrebbe anche essere il bisogno di recuperare le energie proprio da un punto di vista fisico. Anche perché anche qui abbiamo la temperanza, qui c'è un bastone, qui c'è questa carta di guarigione e qua sotto anche. Quindi quando ho visto queste due carte l'idea era che abbiate bisogno di, tra virgolette, guarire il modo in cui agite. Direi migliorare magari il modo in cui agite, le azioni che fate, il modo in cui vi muovete, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo 3 di denari. La forza. Questo cavaliere di bastoni potrebbe anche essere una persona che in qualche modo arriva dal vostro passato e che primo potrebbe essere più grande di voi e ho come la sensazione che potrebbe anche essere un fratello, qualche familiare parallelo e ho come la sensazione che potrebbe effettivamente proporvi questo progetto di cui ci parla il 3 di Pentacoli. Credo che sia una cosa che non avevate mai preso in considerazione o una relazione lavorativa, una collaborazione che non avevate mai preso in considerazione, ma sento che in qualche modo ci sono come delle buone prospettive con la carta della forza. Devo dire che potrebbe essere un'impresa dove effettivamente c'è da assumersi delle responsabilità, forse voi non siete nel vostro miglior momento di vita, cioè vi sento stabili, però anche un po' scarichi, come se avessi bisogno di recuperare e magari proprio per quello che è venuto fuori questo appeso, come se ci fosse bisogno di fermarsi un attimo, però in realtà sento come se non ce ne fosse il tempo. Andiamo a vedere il 6 di denari. Dieci di coppe che avete già qui e 6 di coppe. Scusate, voglio andare a vedere anche il 10 di coppe. Sacerdotessa. Allora, qualsiasi sia il progetto e cavaliere di coppe. Qualsiasi sia il progetto, potrebbero esserci degli investimenti da dover fare in questo progetto, dei soldi da dover investire o spendere, insomma, per riuscire a, mi viene da dire, a mettere in piedi questo progetto. Se per esempio fosse una questione lavorativa, vi dico, sento come se ci potrebbero essere tipo degli alti e bassi anche a livello finanziario, anche a livello economico, ma soprattutto a livello di flusso di lavoro. Ogni tanto c'è tanto lavoro e poi ci sono dei momenti un po' ehm, di stand-by, di fermo, di rallentamento. Datemi una carta per i 6 di coppe. 2 di pentacoli. Se state già lavorando, qui potrebbe esserci un qualche cosa che si aggiunge, un progetto che potrebbe essere remunerato che si aggiunge. E, vi dico, per qualcuno può fare riferimento a un sogno nel cassetto che si aveva, per qualcun altro è un qualche cosa che si ripesca dal passato, perché comunque abbiamo un 2 di pentacoli, mi viene da dire che potreste essere nell'esigenza di dover gestire più cose allo stesso tempo. Sta di fatto che poi abbiamo questo 10 di coppe, la sacerdotessa e il cavaliere di coppe. 10 di coppe è una carta di grande armonia e di unione, cioè è come se qui qualche tipo di equilibrio non ci fosse più questa sicurezza, mi viene da dire, questa certezza che si vedeva all'inizio. Qui è come se ci fossero degli alti e bassi, ma nonostante tutto, questi alti e bassi servono a nutrire quest'unione, questa famiglia, questo gruppo lavorativo. Fatemi vedere il fante. Asso di bastoni nuovamente e 5 di spade.
c'è come un'iniziativa, un qualche idea che potrebbe effettivamente venire a galla, cioè ho come questa sensazione, qui ci potrebbe essere un'offerta di qualche collaborazione, di prendersi le responsabilità di qualche cosa, di aiutare qualcuno. Questa offerta è allettante, vi muove comunque, diciamo così, il terreno di gioco, nel senso che potrebbe essere un periodo veramente molto dinamico, con un sacco di cose da fare, con poco tempo per voi stessi, perché c'è da occuparsi appunto di tante cose al fine di riuscire a, ad arrivare a questo 10 di coppe, quindi alla completezza, a quest'unione, vi dicevo, e qui ho come la sensazione, cioè è come un'evoluzione ai fini di un miglioramento di un gruppo o di più persone. C'è effettivamente questo vai e vieni, questo alto e basso, diciamo così, che può essere monetario, energetico, temporale, di flusso di lavoro, tutto quello che vi ho detto prima. E qui si tratta di iniziare qualche cosa di nuovo, perché sento che quello che state facendo si amplia in poco tempo. Quindi è come se diceste: wow, mi è andata bene così tanto fino ad adesso, cos'è che posso fare ancora per? E questa temperanza io me la spiego perché adesso andiamo a vedere l'asso di bastoni, però è come se vi dicessero di agire con oculatezza. 8 di bastoni, fante di spade e 9 di spade. Tenete presente di non essere impulsivi, ecco, questo mi viene da dirvi. Il fante di spade vi consiglia in questo caso di monitorare passo passo tutto quello che state facendo e tutti i risultati che avete conseguito ed è come un finché non siete certi di aver regolarizzato, solidificato i nuovi passi, non fatene altri. Piuttosto pensate a quali potrebbero essere le prossime mosse, però in questo momento con la temperanza c'è da aspettare un attimo, c'è da portare pazienza, c'è come da rallentare e mi risuona qui con la carta dell'appeso effettivamente, ragazzi. Ehm, Potrebbe essere anche se fosse per esempio da un punto di vista affettivo, relazionale, ehm, potrebbe essere un momento di attesa nel quale aspettate di capire come muovervi nei confronti di qualcuno nello specifico. Potrebbe esserci un tema col padre qui, come se aveste bisogno di creare qualcosa col padre, potrebbe essere, magari avete bisogno che, non lo so, vi presti del denaro per iniziare una vostra attività e avete bisogno di coinvolgere questa persona nell'attività in modo che si renda conto del denaro di cui c'è bisogno, di come funziona, come un po' dargli o darle. Potrebbe anche essere fiducia. Va bene. Scusate, voglio tirare ancora una carta per la temperanza. Asso di coppe. Come l'idea che il consiglio qui potrebbe essere di come vi posso dire, riempire di più la brocca dell'amore, del cuore. In questo senso, qui si parte da un'energia mentale. Quindi ho come la sensazione che sia una pianificazione, ma che a un certo punto dobbiate anche essere comprensivi, essere compassivi, essere aperti di cuore, cercare di mettervi nei panni anche magari dell'altro, capire le sue ragioni. Fatemi sapere ragazzi come vi risuona. Adesso andiamo a vedere uno di questi oracoli per identificare una difficoltà che potreste vivere in questo momento. Perché mi è difficile esprimermi? Wow. Quindi c'è come una difficoltà di comunicazione. Potrebbe essere a causa di alcune credenze limitanti, no? Magari nel nostro subconscio è programmata la credenza che comunicare le proprie emozioni non serve a niente. Questo succede quando magari nell'infanzia
c'era un momento dove il bambino piangeva e i genitori non avevano tempo di attenderlo, di guardarlo e quindi il bambino ha come incamerato che piangere o piuttosto che comunicare le proprie emozioni non serve perché tanto non c'è nessuno che le ascolta, non viene validato. E questa potrebbe essere effettivamente una difficoltà che magari avete in questo periodo o magari in generale nei confronti degli altri. Ok, andiamo a vedere una possibile credenza limitante. Perché subisco un'influenza esterna. Potrebbero essere le regole degli altri in questo caso e comunque ritorno al 6 di spade. Andiamo adesso a vedere, ragazzi, un pensiero su cui meditare, che potrebbe aiutarvi così a 2 pensieri. Riconosco di meritarmi più di quanto penso e agisco di conseguenza. Qui si tratta di aumentare il valor proprio, l'autostima. Lavorate sul terzo chakra. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi e arrivo all'asso di coppe. Cercate di essere più compassionevoli, più madri per voi stessi. Cioè, se c'è qualche cosa che sbagliate, lasciate stare il critico interiore, mettetelo a tacere e iniziate a parlarvi come una madre. Cioè, che cosa direste voi in quanto madri? Uomini e donne che siate non importa, tutti hanno l'archetipo femminile dentro di loro, dentro di sé. Quindi trattatevi come la madre che avreste voluto avere quando eravate piccoli. Ok. Andiamo a vedere, amici dello Scorpione, questo oracolo. Vediamo. Ok. Allora, qui abbiamo scopri Dio in tutte le cose. Se non credete in Dio, potete sostituire la parola con universo. Scopri Dio, come per dire che Dio è tutto intorno a noi, in mezzo alla natura. Qua fa vedere come delle valli, c'è un fiume, la luna, le montagne. Lezione di oggi. Rallenta il tuo ritmo. Qui avete appeso, qui avete temperanza. Osservalo tutto e a tutti attraverso del vetro di questo è sacro e mi sta parlando. Come cambia questo il tuo ambiente circostante? L'obiettivo: apprendi o imparare la pratica spirituale di vedere Dio in tutte le cose. Come se vi dicessero di mettere come un vetro, un filtro, una lente tra voi e quello che vedete e rendervi conto che tutto quello che vedete è stato creato da Dio, da una forza superiore. Qui ragazzi con il fante di coppe e l'asso di coppe potrebbero arrivare idee geniali, che sono le canalizzazioni fondamentalmente. Conta su te stesso e qui vedete che questa fanciulla tiene la luna come se fosse una vela della barca. Lezione di oggi. Analizza il tema della dipendenza. Dipendi dagli altri perché facciano quello che dovresti fare tu stessa o tu stesso? La guarigione è uno sforzo solitario. Vedete che in questo mazzo la carta della temperanza assomiglia all'eremita che ha questo telo grigio e la barba lunga. Difatti io all'inizio lo scambiavo per l'eremita. Ok, la guarigione è uno sforzo solitario. Anche se abbiamo bisogno di appoggio durante il processo, alla fine il compito di riprendere il tuo potere corrisponde a noi altri. L'obiettivo: identificare e modificare i metodi che utilizzi per scaricare sugli altri le tue responsabilità personali. Wow!
Non so se sono proprio le responsabilità, perché si parte con un re di spade, quindi siete molto quadrati, però siccome c'è questa questione che è difficile esprimersi, non so, come l'idea che possa essere un discorso di comunicazione, cioè del tipo, quando qualcuno vi chiede come stai, voi rispondete con una domanda del tipo, tu cosa pensi? Tu cosa credi? Non date una reale risposta. In realtà fate un'altra domanda ed è per vedere come gli altri vi vedono. Fatemi sapere se risuonate con quello che ho appena detto. Ok, ultima, ultimo oracolo. Carta numero 21, ripulire. Qui si tratta di ripulire un po' i pensieri e le emozioni pesanti, potremmo dire. Di solito è una carta che sento collegata con l'appeso, anzi la metto qua perché entrambe parlano di perdono, ok? E poi qui abbiamo spingersi al limite. Carta numero 36. Credo che sia un po' un invito. Cioè, se uno vuole rompere i propri limiti, deve oltrepassarli, deve spingersi al limite. Come per dire, spostate l'asticella un po' per volta sempre più in là. Amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti cucito su di voi, potete scrivermi un'email, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. E per avere, diciamo così, un'infarinatura, se vogliamo, di quello che sono temi di metafisica, metamedicina, le credenze limitanti, meditazioni utili per anche la vita di tutti i giorni, insomma, potete abbonarvi al canale. Lì spiego tutte queste cose e ho riunito praticamente tutto quello che ho studiato io in tanti anni e le ho messe a vostra disposizione. Se volete potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!